Isolario, mappe di isole, arcipelaghi, visibili e invisibili. Isolario, mappe di isole, arcipelaghi, visibili e invisibili. Ciao, vengono le vertigini a navigare in rete, anche se mi sembra che il web sia lo specchio della vita. Sì, mi sembra proprio che sia lo specchio della vita. Cosa ne pensi? Ci sono stati molti modi e molti tentativi di parlare dell'uomo e della sua condizione quotidiana lungo il XX secolo. Molti modi che ne hanno in qualche modo tentato di definire la sua irrequietezza, in fondo la sua perdita di centro, di centralità, ma nello stesso tempo anche una nuova spinta, se vogliamo, che già l'uomo d'Occidente aveva conosciuto, alla navigazione, al viaggio. Pensiamo soltanto al viaggio che la scienza ci offre, al viaggio sì, anche della fantascienza che ha tanto animato la letteratura dei primi 20 e 30 anni del secolo. Tra queste metafore che tentavano di descrivere l'uomo nella sua quotidianità, quella che io chiamo l'uomo in situazione, la condizione dell'uomo in situazione, una che mi piace molto e che rinvia a questa idea della navigazione e anche all'idea delle isole che cerchiamo di attraversare, è quella del mal di mare. È come se l'uomo contemporaneo soffrisse di mal di mare. C'è una condizione nella quale, come dire, la fluttuazione delle cose che fino a un attimo prima sembravano stabili. Stabili era il suo corpo, stabili era la percezione che aveva di sé, stabili era, come dire, la ritualità che governava il tempo e lo spazio della sua vita quotidiana, stabili erano i suoi valori, e tutto questo in un grande racconto, in un grande discorso, capace di in qualche modo dare un significato collettivo a queste, come dire, identità o a questi agganci di identità. Ora tutto questo si è progressivamente, e forse bisogna ricordare il monito che fu già del grande filosofo Nietzsche quando diceva che Dio è morto. Cosa vuol dire? Forse il riferimento, oltre che a Dio, era la condizione stessa della identità dell'uomo da cui quella morte, o con cui quella morte era messa in crisi e in discussione. E a partire da lì l'uomo sta nel suo corpo, l'uomo sta nel tempo, nello spazio, sta dentro la sua quotidianità, diciamolo in maniera molto semplice, dentro la sua quotidianità, con quella sorta di condizioni del viaggiatore che in qualche modo non sa bene dove andare, dunque qualcosa che rinvia un'idea che magari riprenderemo del nomadismo, eppure in questa condizione di angoscia, di sofferenza, di disagio che a volte è psichico, a volte è del corpo, a volte delle relazioni umane, che chiamerei la condizione di mal di mare. E naturalmente questa condizione di mal di mare può diventare, ed è forse la cosa più pericolosa, se volete, può diventare una condizione naturale. Hölderlin, il grande poeta, diceva: non c'è peggior cosa di chi sta male e non se ne accorge più, di chi è in condizione di, come dire, di instabilità, ma la considera ormai un dato di assoluta normalità. Questa sorta di navigazione instabile, forse a volte senza meta, questo mal di mare in molti delle condizioni della vita quotidiana, credo sia un modo
che ci lascia pensare qual è lo statuto, la condizione dell'uomo che vive la sua quotidianità in questo inizio di terzo millennio. Isolario, mappe di isole e arcipelaghi visibili e invisibili.